Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi ci scattiniamo in pista con qualche toro. Come potete sentire il sottofondo non è niente male, questa sinfonia di V10 delle Huracan Super Trofeo. Come potete vedere, oggi sono circondato da Lamborghini. Oggi sono alle Lamborghini World Final nel circuito di Vallelunga perché sono stato invitato da Oppo, il famoso brand cinese di telefoni. Grazie a Oppo oggi vi porterò in pista perché a quanto pare, secondo il mio programma, più tardi proverò la Huracan performante e molto probabilmente gireremo in pista con questa, la nuova Aventador SVJ. Ma io sono sicuro che in questo momento vi state chiedendo qual è il nesso tra Lamborghini e Oppo. Oppo ha creato in collaborazione con Lamborghini un nuovo telefono, l'Oppo Find X, che vedete qui. E qual è il nesso tra questo telefono e le Lamborghini? Beh, è semplice, la velocità. Questa mattina ho avuto l'occasione di giocare un po' a questo telefono, anche se aspetto più tardi di giocare con questa. E beh, il nesso è la velocità, perché la particolarità dell'Oppo Find X è la velocità di carica. Infatti questo telefono detiene il record perché grazie alla tecnologia Super VOOC riesce a caricare la batteria da 0 al 100% in soli 35 minuti. Un dato piuttosto impressionante se ci pensate, dato che praticamente stiamo tutto il tempo davanti al telefono, soprattutto io che lavoro molto con i social media. Beh ragazzi, dunque, mentre aspetto il mio turno per guidare l'Huracan performante, diamo un'occhiata alle macchine che ci sono qua. Questa diciamo che è la macchina giusta se dovessero fare un nuovo Jurassic Park. Guardate come hanno conciato questa Urus. Qui invece c'è una Huracan Super Trofeo che sarebbe la macchina che sentite di sottofondo, infatti ci sono delle corse in questo momento. Questa è molto interessante da vederla, è l'Aventador SVJ tutta camuffata perché è la macchina che è stata usata per fare il record al Nürburgring, guidata da Marco Mappelli. Bella, molto affascinante vedere queste macchine sotto forma di muletti tutte camuffate. Beh, eccola qui ragazzi, questa è la macchina sulla quale salirò tra poco. Come vedete tutta sporca e bagnata perché farò una cosa molto particolare. Non la guiderò nel circuito di Vallelunga, ma nella loro pista più piccola, che è la pista di guida sicura. Infatti mi hanno detto che farò qualche esercizio sul bagnato, esercizi principalmente di controsterzo. Sì, in poche parole mi hanno detto che adesso proverò a metterla di traverso. Come ripartizione com'è questa? È solo integrale? Questa qui è più sul possibile, ovviamente, essendo una macchina sportiva. Certo. Sta su 60-40. 60-40. Adesso siamo qua vicini. Sì? Al primo bilino a sinistra, ci allarghiamo un po' di angolo, gas, apertiamo. Divertente? Bella, mi è piaciuto l'angolo di tutto il volante girato. Esatto, però vedi, io poi ho fatto, ho controllato, ho lasciato, mi stavo quasi girando. Sì, sei andato proprio al limite. Che ho fatto dopo? Ho tolto il gas e poi l'hai ridato. Bravissimo. Quindi, ci ricordiamo tutto? Vai. Vediamo di applicarla adesso. Vai. Facile a dirlo che a farlo. Piano, più piano. Un po' di angolo di sterzo. Vai, deciso. Lascia, ridallo e controlla. Lascia. Bravo, buono, eh? Bravo. Mi è piaciuto. Facciamo un'altra volta. Guarda, non è semplice, molti si girano. Soprattutto molti. Con l'integrale perché è imprevedibile. Esatto. Io sono abituato con la posteriore. E rischio ovviamente di andare più in sottosterzo con l'integrale. Vai. Lascia ridallo. Vai. Va bene, bravo. Grande, bello. Hai guidato già prima, per forza di fare video, ormai mi sei imparato. Con la posteriore destra. sono abituato. Bene, destra. Adesso qui andiamo a 50 all'ora, quindi okay. Prima, seconda, 50 all'ora. Appena arriviamo in mezzo ai due birilli lì,
lasciamo il gas. È un Quei due lì? Sì. Ok. È un esercizio che si fa in rilascio, quindi no gas, no freno. Ok. E poi devi controllare la macchina. Va bene. Vediamo se sei pronto. Vai, prima, seconda. Rilascia. Aspetta che succede. Bravo, buoni riflessi. Adesso vai dritto e torniamo indietro. Piano. Ci giriamo una trottola. Torniamo indietro, piano. Ecco un'altra SVJ che arriva. Beh, che dire della mia esperienza sulla Huracan performante? Dir la verità, speravo di intraversarla un po' di più, ma come sapete provare a intraversare al primo colpo una trazione integrale non è facile, perché non sono molto prevedibili come può essere una trazione posteriore. Però dire che mi sono divertito, è stata un'esperienza breve ma intensa. Spero di fare un test drive un po' più lungo per raccontarvi meglio le mie sensazioni di guida. Allora ragazzi, dopo l'esperienza con l'Huracan performante sono pronto col casco, perché sto per entrare in pista Vallelunga sul lato passeggero con non questa, che è la Aventador S, bellissima, ma su questa, la Aventador SVJ. Dal fumo che vedo dai freni deduco che i piloti le spingono a dovere questa Aventador. Non vedo l'ora di salire per fare un giro, penso a dir poco, pazzesco. Dei calci pazzeschi. Breve ma intenso. Le cambiate sono semplicemente brutali. Sì. Ragazzi, è stato un giro decisamente intenso e veloce. Non mi aspettavo una macchina così brutale. Pazzesca questa SVJ. Che siamo scesi da questa bestia posso prendere un attimo fiato e raccontarvela meglio. Ero molto curioso di girare su questa macchina perché guardatela, cioè guardatela com'è aggressiva, è favolosa, la versione più potente mai prodotta dell'Aventador, veramente cattiva, aggressiva. Infatti in pista mi ha confermato i miei pensieri, una macchina assolutamente estrema, brutale, specialmente il cambio. Forse non ho mai provato delle cambiate così forti e aggressive. In pista mi dava un po' l'idea di essere grossa, però il modo in cui si muoveva nelle curve e la sua agilità mi ha veramente impressionato. E anche il motore, questo 12 cilindri, ormai ci stiamo avvicinando alla fine di un'era con questi motori. Il sound, il modo in cui spingeva, pazzesca questa macchina, veramente. Beh ragazzi, la mia giornata giunge qui al suo termine, è stata una giornata assolutamente entusiasmante, provare il brivido del 10 e 12 cilindri. Grazie mille a Oppo per avermi invitato in questa favolosa giornata qui a Vallelunga. E ragazzi, se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!